Non so se lo vedete prima di iniziare. C'è un piccolo... Ciao ragazzi, io sono Emakotov, bentornati nel mio spazio. Da un po' che non ci vediamo, causa ferie estive, ma anche per la pandemia che ha imperversato un po' tutto quanto il mondo e che ha condizionato anche il settore cinematografico, quindi si è fermato un po' tutte le produzioni, soprattutto quelle nuove, quindi vuol dire poche notizie da commentare insieme, pochi trailer, però adesso c'è sicuramente più ottimismo, c'è si sta ricominciando in qualche modo a lavorare nel settore e in futuro sicuramente commenteremo insieme nuove notizie. Per ora torniamo a parlare del cinema passato che ci ha sempre piaciuto. Oggi vi voglio proporre una classifica dei 5 film di Kung Fu con le scene più assurde di sempre. Partiamo con il primo titolo, The Dragon's Lives Again, è uno dei tanti film che costellano il sottogenere della Bruceploitation, ovvero quando morì Bruce Lee si andò a creare una nicchia di mercato molto grande di fan che dovevano essere in qualche modo soddisfatti e le varie produzioni di Hong Kong quindi non si sottrassero a questo, ma anche in maniera un po' speculativa cominciarono a mettere in piedi tutta una serie di film con dei cloni di Bruce più o meno simili, diciamo meno simili che somiglianti, e creando delle trame veramente ridicole, assurde, spesso andavano in qualche modo anche a copiare i film che Bruce aveva fatto, prendevano immagini di repertorio, le tagliavano, incollavano facce, insomma una vera e propria speculazione. Pur di guadagnare sulla sua figura. Uno dei titoli quindi più assurdi e ridicoli, se vogliamo, ma divertenti, è The Dragon's Lives Again, come sottintende appunto anche il titolo. Si parla proprio dell'anima, del viaggio dell'anima di Bruce Lee, che intraprende appunto questo percorso dove incontra dei personaggi assurdi del cinema, come per esempio Dracula, James Bond, la mummia, e addirittura anche Clint Eastwood vestito, o comunque uno che cercava di essere simile a Clint Eastwood, vestito come il personaggio di Un pugno di dollari del film di Sergio Leone. E ci sono anche altre icone del cinema che incontrerai e che sicuramente vi divertirete a riconoscere. Ma non sarà solo in questo viaggio, sarà accompagnato da Popeye, ovvero Braccio di Ferro, il marinaio che quando mangiava spinaci diventava forte. Uno dei titoli, come dicevo prima, veramente più assurdi che vi consiglio di recuperare solo per farvi 4 risate. The Crippled Masters è il secondo film, 1979. In quel periodo l'industria dei film di arti marziali faticava a trovare nuove storie per fare dei film in questo genere e quindi anche le disabilità umane non vennero in qualche modo tralasciate. E quindi abbiamo due protagonisti che sono stati traditi dal proprio maestro e gli sono state amputate a uno le gambe, all'altro le braccia, faranno gioco forza e quindi si uniranno per cercare in questo viaggio, in questo percorso il loro maestro e quindi vendicarsi. Durante questo viaggio incontreranno vari personaggi per strada dove nessuno si farà delle remore che queste due persone hanno delle disabilità e ogni occasione è buona appunto per menarsi e fare del Kung Fu. Swordsman with Umbrella, 1970. L'ombrello è un oggetto che nel cinema in particolare viene usato in varie occasioni. E in altri film invece hanno un utilizzo un po' più consono. Questo film in particolare, Swordsman with Umbrella, condensa questi due aspetti che abbiamo visto e fa di questo particolare oggetto un'arma vera e propria. Quindi durante il film viene usata come una stella rotante, una lama tagliente, e la cosa più assurda è che il protagonista si sposta da un tetto all'altro proprio planando come faceva Mary Poppins. Allora, mentre i primi 3 film che abbiamo visto sono sicuramente più originali, più stravaganti, e la massa probabilmente non li avrà mai visti, se non proprio gli esperti del genere, che ci sono e ce ne sono veramente tanti. Ora invece parliamo degli ultimi 2 titoli, che sono invece dei titoli molto più conosciuti, che conoscono anche sicuramente chi non vede tanti film di Kung Fu, però sono emblematici, stravaganti ma allo stesso tempo molto belli. Master of the Flying Guillotine, 1976. Il film è interpretato da Jimmy Wang Yu, la star del cinema action di Hong Kong, che però in quel periodo era ancora in trasferta a Taiwan dopo la fuga per problemi che gli si crearono, gli si presentarono a Hong Kong. Qui in particolare lui è sia interprete che anche regista di questo film, che poi vuole essere
un sequel di One Arm Boxer, uno dei suoi film più conosciuti, sempre girato a Taiwan. E infatti la storia riprende le conseguenze del primo film, dove il nemico è il villain è uno dei più belli, affascinanti, è cieco ma brandisce una sorta di ghigliottina volante, come si è visto anche in un altro film molto, molto conosciuto degli Shaw Brothers, una delle armi più conosciute, che praticamente si tratta di una sorta di calotta con delle lame che può essere lanciata sulla testa del malcapitato e gliela può tranciare di netto. Questo nemico appunto sta cercando il personaggio di Jimmy Wang Yu per vendicarsi delle persone che invece lui ha ucciso nel film precedente. Durante il film vedrete anche un torneo dove verranno mostrate tantissime tecniche e vari personaggi con delle capacità anche sovrumane. Questo film sicuramente non rispetta le regole che riguardano la gravità e il realismo, quindi vi divertirete tantissimo. Swordsman 2 1992. Come ultimo titolo ho appunto scelto questo più emblematico perché sicuramente è uno dei Wuxia più storici e più belli che si siano mai prodotti, ma può piacere e non piacere a molti, perché ha un montaggio e una realizzazione molto sopra le righe e lo spettatore sicuramente non è messo a proprio agio. La regia è di Siu Tung Ching, che poi era il regista del primo Chinese Ghost Story ed è molto conosciuto, e il protagonista invece del film è Jet Li. Quindi questo film è famoso sicuramente per questi due aspetti in particolare. Lo potete vedere sicuramente senza anche aver visto il primo film, dove c'era anche un altro attore che non era Jet Li. Il protagonista viene coinvolto in una faida fra due personaggi che si contendono un libro molto importante per le arti marziali. Da una parte abbiamo un eunuco interpretato da Brigitte Lin, molto sovrannaturale, con poteri appunto sovrumani, che fa delle cose molto particolari che non vi voglio in qualche modo svelare, mentre dall'altra abbiamo un rappresentante di una setta che è stato imprigionato, viene liberato e torna appunto a cercare di impossessarsi di questo libro, e nel mezzo c'è il personaggio di Jet Li. Da questo ne deriva un delirio visivo molto affascinante, dove potete trovare addirittura zingari giapponesi e una scena molto iconica dove c'è un cavallo che viene tagliato di netto, ma non dalla parte diciamo più corta, ma dalla parte dal muso in giù. Eccoci qui, siamo arrivati alla fine di questo video. Mi raccomando, come sempre, se vi va commentate nell'apposita sezione qui in basso. E potete anche vedere i film della classifica e poi tornare in un secondo momento a farmi sapere che ne pensate, quindi la vostra opinione. Seguitemi sempre qui su YouTube, ma soprattutto anche su Instagram se volete consultare la mia collezione, le foto con attori e altre curiosità relative sempre al mondo del cinema asiatico. Quindi il link al mio Instagram lo trovate sempre in basso nella descrizione e vi potete iscrivere anche là per seguirmi contemporaneamente sui due canali. Noi ci rivediamo sempre qui al prossimo video, che probabilmente sarà una classifica personale a cui tengo molto, sulle scene di combattimento a mio gusto personale più importanti di sempre, almeno fino a questo momento. Quindi restate sintonizzati, mi raccomando iscrivetevi e state soprattutto al sicuro, visto che il periodo della pandemia ancora sembra non finire, almeno in alcuni paesi. Ci rivediamo sempre qua e spero tutto andrà bene. Ciao ragazzi!